Attenzione signori, stiamo parlando di un musicista veramente esclusivo per i VIP, soltanto poche persone possono veramente ascoltare la sua meravigliosa musica. Noi possiamo soltanto immaginare la bellezza che esprimerà quando sarà a teatro qui da noi. E questa è la vostra Blue Siren e questa è Lunga Notte. Va bene, perfetto. Quindi prendi la metro, comunque uscita dalla metro devi fare un po' di camminata, perché nel senso non è proprio attaccata alla metro, e arrivi dai tuoi. C'è tua madre che sta sistemando il negozio e che ti dice: guarda che lo zio e tuo padre sono sul retro. Quando entri c'è Danny, fa: ehi Ligeia, ciao! Come va? Ma ciao zio Danny! Io nel frattempo mi sono portata la sportina con i dolcetti e quindi metto i dolcetti in tavola, così non vengo a mani vuote. No. E lui neanche il tempo che li stai mettendo giù te ne prende uno, fa: ah, questi qua non me li faccio scappare. Ah, buonissimi come sempre. Grazie cara. Come stai zio? Come vanno le cose? Ah, bene bene. Ma zio, hai notato che sono tutti entusiasti di questa ristrutturazione del teatro, di questo grande arrivo di questo personaggio incredibilmente misterioso? Non ho mai visto... Io ho intervistato cantanti e VIP, ma questa è veramente, si superano livelli alti di stranezza. Ah, ma infatti si controlla per vedere se magari c'è qualcuno che possa origliare, nel senso è un po' più una cosa da non dirlo a nessuno, no? Ma guarda, sembra che anche tutte le gang siano molto interessate alla cosa, ma perché questo teatro potrebbe portare un afflusso di persone prestigiose, e che vuol dire nuovi giri di merce, nuovi vendita di armi, di droga, e quindi adesso c'è un po' di subbuglio anche per il territorio, no? Diciamo che il sindaco sta facendo un ottimo lavoro per tenersi la sedia dopo quello che sta facendo. Esatto, diciamo, probabilmente si sta ingraziando chi gli potrebbe confermare la sedia. Che vecchia volpe quell'uomo. E ovviamente ricominciamo a chiacchierare. Sì, dice come va il programma, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a quando non è per me ora di andare allo studio, praticamente. Ok. Beh, comunque senza troppi giri di parole, diciamo, tu vai al tuo studio, fai la tua solita serata, non succede nulla di particolare e sinceramente continui a indagare nei mesi e mesi, ma non ne ricavi un ragno del buco. Attenzione signori, qualcuno mi chiede ovviamente giustamente questo Amadeus Wagner, se come risuona nel suo nome è magari un musicista di musica classica o magari è qualcosa che porta il gusto dell'Europa. Beh signori miei, per scoprirlo c'è solo un modo: andare a vedere un suo concerto. Io vi invito ancora una volta a contattare me, Blue Siren di Lunga Notte, per sapere ancora di più, per carpire ancora di più i misteri di questa misteriosa e affascinante figura. Passi ancora la tua serata, finisci il tuo turno, eccetera. Vado giù al bar lì vicino che ci conoscono, e il bar lì vicino ci conoscono, sanno che facciamo questi turni e quant'altro, e mi ok. Ovviamente quando entro, solito saluto: 2 caffè e prendi anche un vaso di ciambelle, caro. E quando lui prende le porta, quando esci vedi iniziano già ad appestarsi i classici barboni vicino all'ingresso, di così, se si avvicinano fanno: signorina, non è che me ne darebbe una anche a me? Ho tanta fame. Guardo al barista, dammene una. Quando tu stai provando a pagare, vedi che non è più il portafoglio. Oh, fuck, pezzone. Guarda dove è andato il maledetto barbone. E tu quando ti giri lui è sparito chiaramente. Lui si è approfittato del tuo momento mentre giravi, deve averti visto quando sei entrata, dove ti sei messo il portafoglio, e cioè complimenti, nel senso tu te l'hai rimesso immagino nella borsetta e cose, tu ti sei accorta di niente. E si avvicina a un uomo, nel senso tu non lo vedi ancora però senti la voce, e fa: una signorina come lei non dovrebbe dire certe cose. Mi giro con proprio
Lo so, E, è che quando scappa, quando ti portano via il portafoglio, anche la persona più mite può rivelare una natura un po' selvaggia. e tu quando ti giri vedi che c'è questo uomo bellissimo, ok? Cioè, che tu non hai mai visto un uomo più bello di così. Ah, immagino che questi sono punti in carisma in meno per un bel ragazzo come te, giusto? Ma perché le hanno rubato il portafoglio? Ah, non se ne preoccupi, ne prenderà un altro. Dov'è il problema? Ha ragione anche lei, ha anche ragione anche lei. E poi diciamo che il suo bel viso mi ha rischiarato questa lunga notte. Ah, non si preoccupi. Per le persone belle le porte sono sempre aperte, non si deve preoccupare. Ah, quindi nei suoi confronti sono perennemente spalancate. Oh, che... non pensavo di incontrare così belle persone in questa città appena arrivato. Sono tutte Ah. come lei in città? Ah, vorrei poterle dire di sì, soltanto per non soltanto per non sgualcirle l'umore, ma purtroppo credo che sia una delle poche, visto che comunque rimane sempre una città vicina a Chicago. È nuovo di qui? Ah, sì, arrivo dall'Italia. A proposito, Ah, Ligeia, è un vero piacere. molto piacere, Giacomo. Oh, è un vero piacere. Ah, Leia, mi stai molto simpatica. Sto organizzando una festa tra un mesetto, giusto perché sono arrivato in città e vorrei conoscere un po' di persone. Se ti fa piacere, potresti venire. Sarebbe un onore e un piacere, Giacomo. Ah, ok, vedi che ti dà l'indirizzo e fa, ti lascio anche il mio numero, eh. Guarda, chiamami quando vuoi. Se non ti rispondo è che probabilmente sto lavorando. Va Ah, bene? di che lavoro ti occupi, se posso essere un po' curiosa? Organizzo feste. Ah, Mi spiace, Righeia, devo lasciarti. Vedi che ti riprende la mano, ti fa ancora un baciamano ancora più fine. Spero che ci incontreremo alla festa. assolutamente, sarà un piacere. E come è apparso scompare dalla tua vita e arriva il giorno del gala. Diciamo, l'orario è all'incirca verso le 11 di sera, all'inizio della festa. Mi presento lì. Non mi metto la maschera solo quando entro nell'ascensore che porta su. Che mi guardo allo Sì? specchio e mi guardo allo specchio e dico: in bocca al lupo. E mi metto la maschera. E tu arrivi, ci sono chiaramente i bodyguard, appena arrivi al piano ci sono bodyguard fuori dall'ascensore, bodyguard per tutto il corridoio, telecamere che stanno controllando tutto e non ti sembra neanche una festa qua, sembra tipo il presidente degli Stati Uniti che sia qua e tutti comunque molto eleganti, non ti sembra di vedere, cioè tutte persone bellissime, a un certo punto senti un suono di violino che proviene da dietro di te. Mi giro. E vedi che c'è un uomo vestito da, diciamo, da violinista, proprio da musico, con questi bellissimi capelli ricci, una pelle, cioè, candida, non come la neve, però sembra di porcellana. Ok, che sta suonando al chiaro di luna di Beethoven col violino. Ma io do per scontato che il tuo personaggio la conosca perché è una delle opere più famose, Sì, diciamo, sì. classiche, che anche se uno non se ne intende la sa. Poi tu comunque lavori nella radio, penso che sia scontato, no? Sì, assolutamente. E lui è lì che sta suonando proprio perché vedi probabilmente quando ti sei rigirato che c'è una bellissima luna piena che cioè, illumina lo spettacolo e tu dici cioè no, te stessi dicendo che spettacolo bellissimo, no? Ci penso quello e E, poi da un'altra parte, cioè penso che spettacolo meraviglioso e poi dico decisamente qui siamo su un altro livello. e lui vedi che si interrompe e fa
Non al livello che ancora vorrei, mia cara. Chiedo perdono per averle interrotta la sua Ah, la sua suonata. non ti preoccupare, non stavo suonando come mi sarebbe piaciuto. E mi permetto di dire, e cosa pensa, Mm. cosa pensa mancasse alla sua esibizione? La follia, probabilmente quella che mancava. Mm. Oh maestro, maestro, cosa ci fa qua fuori? E sono tipo tutti altri Appena lo mascherati. circondano, faccio un passo indietro e rimango impassibile, ma dentro di me, proprio dentro di me, sto dicendo, "Oh mio Dio." Lui cerca di rientrare mentre parla con gli ospiti, rientrano dentro e vedi che un tizio si avvicina a te e fa: Ehi, cara. Sì, è stato... mi ha colpito molto come cosa. Non credo capiti a tutti. Beh, potremmo sfruttare questa bellissima luna piena e divertirci, no? Ah, E vedi che lui inizia a essere un po', diciamo, insomma, a toccheggiarti, a metterti le mani addosso, come gli tipo dico, cercare di toglierti le spalline. faccio un passo indietro e grazie per aver pensato a me, ma non è la mia serata stasera. E mi allontano con eleganza. A un certo punto vedi qualcuno che lo afferra dalla spalla e lo spinge via e fa: Tu, essere schifoso, come ti permetti di trattare così una donzella? E vedi questo... Allora, dai capelli lo riconosce abbastanza palesemente chi è. Giacomo. È Giacomo, esatto. Ed è stra eccentrico come vestito rispetto a come era prima elegante. È meglio che te ne vai da questa festa subito prima che fa: Io sono il dirigente della... Vattene immediatamente. Tutto bene, mia cara? Sapevo che il Mi karma dispiace per... No, tranquillo, il karma. Ho parlato con una delle persone più importanti e ovviamente il karma ha pensato bene di rispondere a tono. E quando sente la tua voce fa: Ligeia? Sei tu? Ciao Giacomo, buonasera. Oh, mi rincresce doverci rincontrare in questa serata, in queste condizioni. Perdonami, starò più attento la prossima volta sulle persone che invito. Ma non Probabilmente ti preoccupare. Non ti preoccupare. Hai girato troppo champagne stasera. Spero invece di non averti messo nei guai facendo allontanare quella persona. Ho sentito che era un dirigente importante. Ah, certi schifosi non li voglio neanche nelle mie feste, che vadino al diavolo. Ah, Vuoi venire Però- dentro con me? sì, però devo dirlo, è una festa splendida. No, ti ringrazio, visto sono bravo a organizzare le feste. A parte qualche errore che ancora mi rincresce tantissimo per quello Non che è è- successo. Non ti preoccupare, come ho detto, ho parlato con una persona importante e giustamente il karma ha pensato bene di riequilibrare le mie energie. Sedete su un divanetto e ti chiede: Come stai adesso? Ti senti meglio? Sì, mi sento meglio, sono solo un po' stordita da questi eventi. Penso che se non sei abituata a queste cose non si possa fare molto, mia cara. Ma non ti preoccupare, col tempo ti ci abituerai. Perché me? Voglio dire, sei un uomo estremamente elegante e affascinante e le tue feste sono fuori da questo mondo. Tu giri con top model, celebrità, successo e ti Ma ritrovi a parlare con l'ultima persona di questa città, con una sconosciuta di questa città. Ma i fiori più belli di solito crescono in mezzo alle rocce. È così che seduci tutte le ragazze che incrociano la tua strada? Ma
di solito non lo faccio mai volontariamente, però tutti mi dicono la stessa cosa. Io dico solo quello che penso, sono una persona semplice. Le persone come te non sono mai fin troppo semplici, c'è sempre qualcosa dietro le loro intenzioni. Sì, fare festa e divertirsi. Non vuoi divertirti? E vedi che tipo ti si alza e ti tende la mano come tipo a voler ballare. E divertiamoci. E accetto la mano. E lui ti prende, no? E iniziate a ballare, senti questa musica classica, non ti sembra un sogno quello che stai vivendo. E a un certo punto, mentre state ballando, ti svegli a casa. Damn it. Damn it. Proprio la cosa che dico è... Ah, ti prego. Una parte di me dice ti prego, fa che non sei rimasta incinta. Non gli ho chiesto neanche il numero. Merda. E vabbè, è durata solo una notte. Torniamo a lavorare. Arriva un messaggio dal tuo capo che fa non tornare stasera, la direzione mi ha detto di licenziarti, di chiudere il programma. Gli scrivo motivazione. Ordini dall'alto. Merda, ho ficcato il naso dove non dovevo, lo sapevo che finiva con... Papà! E chiamo immediatamente i miei genitori per sapere se stanno bene. Sembra che al momento non ti rispondono. Oh no, papà, mamma. E quando arrivi vedi che ci sono due macchine della polizia davanti diciamo, al negozio dei tuoi genitori, tutto transennato con il nastro, e vedi tuo padre che viene trascinato fuori in manette. Papà, che succede? Righeia, non ti preoccupare, si risolverà tutto. Ho chiamato lo zio Danny, ci penserà. E vedi il poliziotto fa: vai giù. E lo mettono in macchina. E anche tua mamma dietro. Scusi, dietro di lui. Mi e anche rivolgo lei. al poliziotto e dico: che sta succedendo? Perché state arrestando i miei genitori? I suoi genitori hanno diversi capi d'accusa. Diversi capi d'accusa. Se vorrà qualche informazione in più dovrà rivolgersi alla centrale di polizia. E vedi comunque anche tua mamma la portano dentro, e quando se ne stanno andando via vedi un altro poliziotto che transenna anche l'edificio, mette il classico nastro keep out per non entrare, e arriva da lì a 20 minuti, arriva lo zio Danny che ti chiama da lontano, tipo ti fa psst, psst. Vado da lui. Cazzo, qualcuno aveva fatto una soffiata o qualcosa. Hanno trafilato tutto i lavori che hanno fatto i tuoi genitori per il boss. E adesso vogliono incastrarli per tutti i lavori che hanno fatto, anche perché erano loro che gestivano i soldi del boss. Per fortuna tuo padre è riuscito a salvare le finanze, quindi il capo è salvo, però purtroppo loro non so cosa gli faranno. Probabilmente li metteranno in galera. Merda, anche questo. Non Perché? so Cosa è successo, cara? Mi hanno licenziato dal lavoro. No, perché? Il tuo spettacolo va che è una grande. Motivazioni dall'alto, non so cosa dire. Forse... Porca puttana, che giornata del cazzo. Oddio, quella benedetta festa, non so cosa è successo a un certo punto. Non so, devo aver fatto un casino pazzesco. Oh no. Magari hai fatto incazzare qualcuno? Non lo so, io so solo che... Non lo so. Zio Danny, non so cosa fare in questo momento, sono estremamente confusa. Non ti preoccupare, ci pensa lo zio Danny. Ancora un altro mesetto riesci a campare. E il tempo passa e si arriva al giorno, diciamo, al giorno del concerto. Nel senso, la prima apparizione sembra che stia arrivando, mancano un paio di giorni.
quando una sera, mentre stai tornando a casa, incontri Giacomo. Ciao Ligeia, tutto bene? No, Che è successo, mia cara? L'ultima volta mi sembravi contentissima. da dove posso cominciare? Non ho più un Oddio. lavoro, la mia famiglia è sotto arresto e adesso faccio un lavoro schifoso per riuscire a mantenere l'affitto del mio appartamento. Oh, che peccato. È Non c'è colpa... nessuno che può darti una mano? No, al momento no. È colpa mia. Sono stata sciocca, devo aver fatto incazzare qualcuno di brutto e ovviamente le cose mi si sono precipitate addosso. Che brutte persone quelle che si comportano così. Proprio non le capisco. Poi trattare così male una bella ragazza come te. Grazie, sei sempre molto gentile. Spero che a te il lavoro vada bene, caro. Ma sì, dopo ho fatto un altro paio di feste. Cioè, è sempre una festa per me ogni notte. Però, diciamo, mi diverto. Tu sei uno di Ma... quelli che andrà al concerto di Wagner? Ah, sì, chiaro. Amadeus mi ha dato un biglietto. Non potrei mai perdermi un suo concerto. Goditelo anche per me che io ho dovuto rivendere il mio biglietto per poter andare avanti. Ma, ma come? No. Caro, purtroppo io non ho molti soldi. No. Dai, allora fai così. Vuoi venire con me allo spettacolo? Ho anche rivenduto il vestito buono che avevo. Ah, non ti preoccupare. Te ne faccio portare uno io, ok? In nome della nostra amicizia, accetto. Oh, Quindi c'è solo amicizia tra di noi. oh, Pensavo. come? Pensavo che Giac- dopo l'ultima sera ci sarebbe stato qualcosa di più. Giacomo, Però l'hai detto tu che l'accetta. l'hai detto tu che è Vedi che durato solo una ti notte. appoggia. Ti appoggia dolcemente due dita sulle labbra. Vivi sempre nell'appartamentino in cui mi ha detto? Prima di rispondere dico, lo so che tu mi ruberai il cuore. Sì, abito sempre in quell'appartamentino. No, non ti preoccupare. E lui ti fa un cenno, ti saluta, così come ogni volta appare, scompare anche stavolta. Tu arrivi e tra l'altro vedi che c'è la fila per, diciamo, i comuni, ok? E la fila per i VIP, Mm-mm. ok? Tu quando stai arrivando a un certo punto senti un tizio fare: "Oh no, cazzo, il mio portafoglio, me l'hanno rubato! È stato Voglio- quel ragazzo laggiù, è stato quel ragazzo! Prendetelo! E vedi tipo che sta passando mentre sei arrivata anche tu una macchina della polizia che vedi che sfreccia tipo per fare il giro del teatro. E questo un po' lì così, tutto incazzato con una ragazza che fa: "No, tranquillo signor ambasciatore, si calmi, non è successo niente", e così. E intanto comunque sia l'autista ti ha indicato di andare verso l'ingresso del teatro. Tu entri e cavolo, c'è una... è bellissimo. Purtroppo nel tempo non sei riuscita a stare dietro agli aggiornamenti del teatro, però cavolo, sembra È che il diventato sindaco abbia molto fatto bello. Mamma mia, è proprio uno di quei teatri che farebbero invidia anche in Italia. Nel senso, e l'Italia comunque sappiamo che è rinomata per i suoi teatri. Però vedi che c'è proprio il bodyguard che vedi così che controlla, fa tipo per accomodarsi. Ok, Grazie. tu puoi salire E e continua a sentire, vai. Ligeia continua a sentire il canto del cigno in sottofondo della testa, continua a sentire il senso di funesto che sta arrivando, però e al tempo stesso si rende conto che una volta che il bodyguard l'ha fatta passare, quello era proprio la via di non ritorno, non sarebbe mai più tornato, quello non era Ah, no. proprio, non ha più possibilità di tornare indietro. Della serie È un concerto. ormai ho fatto. Chissà che cosa mi capiterà adesso. E quando sali su, vedi un inserviente, ok, che sta tirando il carrello, diciamo, quello delle pulizie. Lo vedi un po' strano perché si guarda un po' attorno e spinge e sta andando.
Appena ti vede, tipo abbassa la testa, il cappellino e spinge. E se ne va, passa velocemente. No, mi dirigo al prive, anche perché la sensazione è che se poco poco faccio altro, scappo via. Cioè l'istinto di Righeia è se non vado dove devo andare, fuggo. I miei In genitori sono realtà, stati arrestati, ho perso il mio lavoro, qualcuno mi ha pagato 3 mesi di affitto, mi hanno fatto fare il make-up e il dress, il make-up nel posto più bello di tutta la città e un vestito che chissà quanti milioni di dollari vale. ti siedi, vedi anche gli altri spettatori che stanno entrando. E Ma no. borbotto a mezza voce. Beh, Mhm. almeno la vista è bella. Ligeia, che piacere vederti, mia cara. Hai proprio conquistato il mio cuore, eh? Ce l'hai fatta ancora una volta, immagino. No, spero, volevo farmi perdonare per l'accaduto della festa, e visto che non avevi potuto degustarti del caro Amadeus, volevo ripagarti facendotelo ascoltare. Mi avrebbe spezzato il cuore se tu non l'avessi ascoltato avendolo qua nella tua città. Sei un tesoro, Giacomo. Goditi lo spettacolo, è una cosa che non si vede tutti i giorni. No. E Come vedi ci che le siamo. luci infatti si E abbassano. mentre si abbassano, come hai detto tu, solo per una notte, no? O magari per tutte. E vedi che c'è Amadeus e non c'è solo lui. Non c'è un piano, non ha in mano strumenti né niente. Signori, guardatemi tutti. Spero che lo spettacolo sia di vostro gradimento. Vedi che tipo mette le mani in posa come se avesse un violino, no? Ma in Mhm. mano non ha niente, no? E inizia a muoverle, no? E tu, boh, che cavolo. Guardo verso Quando... Giacomo per vedere la sua reazione. E lui fa, soave, soave, è magnifico come ogni volta. Non la senti tu, mia cara? Forse ho la testa troppo ovattata dalle preoccupazioni per godermela appieno. E vedi a un certo punto qualcuno diciamo, dai sedili che inizia ad alzarsi e tipo a mettersi le mani in testa fa, "Oh mio, non senti bene cosa dicono", però vedi che tipo stanno tenendo così, no? Ma cioè un bel po' di persone adesso iniziano ad alzarsi e le altre le vedi immobili, cioè che stanno guardando lo spettacolo. A un certo punto inizi a sentire ancora Al chiaro della luna di Beethoven nella tua testa e vedi tutti questi qua che stanno iniziando a dare di matto, cioè iniziano tipo a ballare, a muoversi, è una cosa. E Amadeus che si agita ancora di più, più velocemente, sempre di più, no? E poi a un certo punto si interrompe e tutti si risiedono e iniziano ad applaudire. Devo esserti grata. No, è stata una fortuita coincidenza. E poi immagino che anche a te piacciono le stesse cose che piacciono a me. Assolutamente. Hai una bellissima voce. Grazie. Disprezzeresti tutto quel marciume di cose che c'è laggiù. Non penso ti butteresti in mezzo a quella plebaia. Beh, dopo aver Ti visto piace stare qua, no? dopo aver visto tanta bellezza è difficile tornare alla vita di tutti i giorni, no? Esatto, è quello che dico sempre. Devi far assaggiare prima le persone. E poi hai visto che bella pelle che hai adesso. Già. Non vorrai mica perderla, vero?
Bisogna curarla quella pelle. E costa. E in cambio? Cambia di cosa? In cambio di cosa avere tutto questo? Voglio dire, non credo basti Mm. avere un lavoro o avere una mente Ah, superiore. beh, potresti lavorare per me. Visto che non hai un lavoro, mi farai perdonare. E come potrei lavorare per te? Io organizzo feste, tu potresti aiutarmi con i tuoi contatti. Magari, essendo che sei della città, penso che resterò qui in città per un bel po' adesso. E hai bisogno Mi della piace mia questa voce? città. Beh, sì, sarebbe comoda. Ma non lavoro più alla radio, Se ti fa piacere. Ah, ma per quello non ti preoccupare. quindi Cioè, se proprio ti interessa quel lavoro, magari quando diventerai famosa, qualche altro canale radio potrà offrirti un altro posto, se è quello che vuoi. mi farai diventare famosa? Mi farai diventare bella? Quello tu sei già bella e io non devo fare niente. Poi so benissimo che te la sai cavare da sola. Chiaro che ti serve laggiù qualcuno che ti indica la direzione per diventare chi di piacere. Lo sai che non ti potrò dire di no. Sei sicura? Fuggire in questo momento mi sembra la cosa più stupida del mondo. E mancherei di rispetto a un regalo che mi hai fatto. Con il cuore. Lo so. Ma quindi è il tuo cuore che mi vuoi donare? Sì, sì, Giacomo. Mm. Che tesoro che sei. Voglio Dammi, che sia dammi. chiara la questione. Io potrei farti un grande dono, aiutarti, ma avrà, diciamo, delle responsabilità e dei doveri da dover assolvere. Qua non è il giochino che facevi con la tua famiglia. Touché? Qua si fa il gioco dei grandi. Ma per una ragazza bella come te lo farei anche. Amadeus non voleva neanche, ma io gli ho detto, "Ah, io la voglio." Mi sento lusingata e terrorizzata al tempo stesso di essere così tanto desiderata da un uomo come te. Ah, beh, io voglio soltanto il meglio che mi circondi. Cercherò sempre di darti il meglio. Quindi mi offri il tuo cuore Sì, sì. e vedi lui che ti si avvicina dolcemente, inizia a baciarti prima le guance, le labbra, si avvicina al collo, inizia a baciarti il collo e tu inizi a provare un piacere incredibile e a un certo punto senti per un attimo un dolore e senti sussurrarti nell'orecchio: piacere mia cara, Giacomo Casanova. E ti risvegli a un certo punto in un bellissimo letto e ti senti abbastanza fredda. Ti Sono guardi le rimasta... mani e sono sporche di sangue, completamente. Anche, ti senti calda anche vicino alla bocca. Ti dico che sei ricoperta di sangue completamente. Ok, ok. E vedi che ci sono i corpi di tua madre e tuo padre dilaniati dal sangue, come se qualcuno gli avesse strappato via la gola. E a un certo punto entra Giacomo e fa: "Oh, mia cara, hai finito?" Sì, Su- sì. Cara, tu mi hai detto che volevi incontrare i tuoi genitori.
Non pensavo che avresti dato di matto a vederli. Le emozioni. Mi sono fatta Ah, prendere dalle niente. emozioni. Sara, te l'avevo detto, cerca di controllarti. Quella cosa dentro di noi è difficile da gestire. Dai, vedi, lui si avvicina, con un fazzoletto cerca di pulirti un po' la bocca. Vedrai, ti piacerà dopo un po'. Vedi degli inservienti che entrano intanto e tirano via i corpi dei tuoi genitori. E lui che... Beh, e ti dice benvenuta nel clan Toreador, mia cara. Posso solo chiedere una cosa? Certo. Un po' di dignità per la loro morte. Ah, hai ragione. Datene in pasto ai cani, che non lasci niente, per favore. Così va bene, mia cara? Certo, certo, caro. Grazie, tesoro. Mi fa piacere.